Eccoci pronti. Torino-Napoli 0-4, 0-4, 0-4. Altra partita con la porta del Napoli che resta inviolata. 4 palloni, Torino a casa, 71 punti. Affamati, cannibali affamati, come dice la locandina. Soprattutto il nostro Osi. Osimhen è diventato l'attaccante, non voglio dire l'attaccante perché c'è quell'altro mostro al Manchester City, però il secondo attaccante più forte d'Europa, senza se e senza ma. Partitona di Osimhen che prenderà un voto altissimo in pagella, ma ci arriviamo tra poco a dare le pagelle anche a tutti i calciatori del Napoli. Partita non semplice, soprattutto nel primo tempo. Io temevo questa partita perché ho sempre temuto Juric, al di là della squadra che allenava. E invece non è stata come la partita di andata, perché nel primo tempo all'andata avevamo fatto 2 gol, no, 3 gol. Al primo tempo all'andata finì 3-1 con Anguissà, Kvaratskhelia e Sanabria, mi sembra, che fece il 3-1. Correggetemi se sbaglio, ragazzi. Comunque siamo qui, ragazzi, quest'oggi a commentare l'ennesima vittoria di questo grandissimo Napoli che è andato a Torino e ha fatto la partita che doveva fare, secondo me, perché il Torino non lo si poteva affrontare dominandolo, anche perché guardando le statistiche dell'andata, ho fatto il prepartita rapportandomi alla partita che abbiamo fatto all'andata. Statisticamente il Torino è l'unica squadra che a livello di possesso, a livello di passaggi, a livello di tiri in porta ha tenuto testa al Napoli sia all'andata che al ritorno. Risultato che può essere largo? Sicuramente può essere largo. Il Torino forse meritava un gol per ciò che ha creato. Può anche essere che meritava un gol, però troppi errori e troppi errori che con un Napoli così si pagano cari e amari. Infatti al nono minuto, se torniamo indietro un attimo sulla partita, al nono minuto Anguissà, recuperiamo un pallone, Anguissà per Lozano, poteva essere l'1-0 che arriva sul calcio d'angolo conseguente al tiro di Lozano mandato in corner. Arriva sul calcio d'angolo dove, come l'hanno soprannominato tutti, Victor Airlines, svetta di nuovo, risale in cielo, colpo di testa sul palo lungo e tutti a casa. 1-0. Ovviamente dopo l'1-0 ti aspettavi un Napoli che voleva fare il secondo quanto prima. Mi aspettavo forse una reazione diversa, perché per un quarto d'ora abbiamo sofferto prima del calcio di rigore, dal 15° al 30° minuto il Torino, forse perché ci siamo abbassati noi un po' troppo, comunque il Torino è uscito fuori, ci ha messo anche discretamente in difficoltà. Secondo me il risultato largo è anche merito di un grandissimo Meret che si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa. 2 parate da sottolineare, una al 14°, eccola qua, paratona di Meret su un tiro abbastanza forte, e un'altra parata al 22° su un tiro da fuori area, era centrale il tiro, poi si avventa sulla respinta, palla sul palo. Fortunati, ma la fortuna aiuta gli audaci, lo sappiamo, ed è sempre stato così. Grandissimo Meret che ci tiene in partita, e poi arriva il calcio di rigore sacrosanto. Non venitemi a dire che poi il tocco era lieve, non era lieve, il tocco c'è, con la scheda cade, calcio di rigore procurato e trasformato dal georgiano, centrale, e 2-0 il primo tempo. Tra il primo e il secondo tempo io ancora ero lì nel dire dobbiamo fare il terzo gol perché non mi fido del Torino. Il Torino è una squadra che non ti dà punti di riferimento, riesce a metterti in difficoltà soprattutto a centrocampo, spezzetta il gioco, verticalizzazioni. È una squadra che comunque ti può mettere in difficoltà e devi stare sempre attento e sul pezzo. Ma al 51° con una grandissima azione, altra palla recuperata, Osimhen per Anguissà, spalle alla porta, che
per Di Lorenzo, scusate, non era Osimhen per Anguissà, era Anguissà, spalla alla porta, lancia Di Lorenzo, che Di Lorenzo che se ne va al centro del campo, palla dall'altra parte, arriva la palla a Kvaratskhelia, attacco per Olivera, palla morbida e ancora Osimhen sul secondo palo si fa trovare pronto, sempre di testa, e chiudiamo la partita. Ovviamente possiamo dire che se c'era un calciatore da marcare e da tenere sott'occhio davanti per il Napoli era Osimhen per la quantità di palloni giocati e per tutti i gol che sta facendo. Però mi rendo anche conto che diventa immarcabile, soprattutto in partite come questa dove te lo ritrovi dovunque e te lo ritrovi anche a recuperare quel pallone su un out di destra o di sinistra, fa salire la squadra, si prende il calcio di punizione, è diventato un attaccante completo al 100%. Ovviamente siamo sempre qui a dire le stesse cose. Io se avessi preso un video caricato 3 mesi fa avrei fatto prima, perché siamo qui a dire sempre le stesse cose nei post partite del Napoli. E per quanto riguarda noi napoletani e tifosi, ben venga, che mi auguro che saranno sempre così post partita, perché vuol dire che vinciamo tutte le partite che verranno in futuro. Comunque 3-0, eravamo arrivati al 3-0, grandissimo gol di Osimhen, e chiudiamo la partita al 4-0. Segna Ndombele, che è un calciatore che io stimo tantissimo e che a me piace tantissimo, perché a livello tecnico, a livello di foga agonistica e a livello di precisione di passaggio, ragazzi, è un grandissimo centrocampista. Speriamo di riscattarlo. Io ho letto qualche cosa qualche settimana fa che il Napoli si sta preparando per non per riscattarlo, ma per rinnovare il prestito di un altro anno e riscattarlo l'anno prossimo. Spero che sia così, perché a questo Napoli fa comodo un calciatore del genere, e soprattutto in panchina quando entra puoi far rifiatare Anguissà. Possiamo dire la nostra con una panchina che deve restare sempre lunga, così altrimenti poi ti ritrovi comunque con 13-14 uomini, con una panchina più corta, fai più fatica. Ndombele, ripeto, per me grandissimo calciatore. 4-0, si chiude la partita, il resto ovviamente è gestione del gioco. Abbiamo preso solamente un'imbucata negli ultimi 20 minuti, comunque un Napoli super solido. Non mi aspettavo una partita del genere, non me l'aspettavo, perché non avevo paura del Torino, però ci poteva tranquillamente stare un pareggio, perché le squadre di Juric ti portano a fare partite nelle quali devi uscire dal tuo standard per potergli tenere testa. Detto questo, andiamo nelle pagelle. 7 a Meret per le 2 parate e per aver tenuto il Napoli in partita sull'1-0, doppia parata, con un po' di fortuna con quella palla sul palo sicuramente, ma 7 a Meret. 6,5 a Di Lorenzo, perché forse fisicamente ha sofferto un po' Radonjic sulla fascia sinistra del Torino, però tutto sommato ha fatto una grandissima partita. 6,5 a Rachmani, 6 anche ad Ostica, addentato dalla panchina, perché ai panchinari gli diamo a tutti quanti il 6 politico, a parte Ndombele che ha segnato il gol ovviamente. 6,5 a Kim, 7 ad Oliveira per l'assist al bacio del 3-0 e per una maggiore spinta a livello offensivo rispetto ad altre uscite. 7 a Lobotka perché ha smistato qualsiasi pallone, e soprattutto oggi ha smistato qualsiasi pallone sporco, perché in tutti i recuperi c'era lo zampino di Lobotka che riusciva a mettere ordine nei limiti del possibile, perché a centrocampo il Torino ha sempre rotto le scatole a chiunque. 6 a Gaetano, entrato dalla panchina. 6,5 ad Anguissà, partita ovviamente più che sufficiente del nostro Frank. 6,5 anche a Zelischi, anche lui più che sufficiente. Diamo un 6,5 a Ndombele, non un 6 per gli entrati dalla panchina, perché ha fatto il gol del 4-0, si è fatto trovare pronto. Quara gli ha dato un assist al bacio sicuramente, però ti devi far trovare pronto e la devi buttare dentro. Quindi 6,5 a Ndombele. 6 a Lozano, che non tanto mi è piaciuto, però c'è anche il fatto che a destra abbiamo giocato molto meno, anzi
in generale abbiamo giocato molto meno sulle fasce perché per meriti del Torino. 6 Adelmas è entrato dalla panchina al posto di Lozano, 7 a Kvaratskhelia perché ha segnato il calcio di rigore e perché è sempre lucido, soprattutto nell'ultimo passaggio. Un calciatore del genere è fondamentale per il calcio di Spalletti ed è fondamentale che si tenga vivo questo fuoco tra Osimhen e Kvara, soprattutto a suon di gol e assist. 9 ad Osimhen, 9 ad Osimhen, senza se e senza ma, 2 gol e un assist mi sembra, non voglio sbagliarmi, comunque 2 gol importantissimi e tantissime palle recuperate, reparto da solo. Gli do 9 perché questa partita era complicatissima ed è senza un attaccante del genere, senza una punta dove ti puoi permettere di lanciare le palle alte e far salire la squadra, queste partite poco le sblocchi. Ovviamente è stata sbloccata su un calcio d'angolo e siamo d'accordo, però per tutto l'andamento della partita ti serve quella punta che ti fa salire la squadra, perché il Torino ti viene a prendere comunque alto su tutti i centrocampisti che portano palla. Quindi 9 ad Osimhen, 6 a Simeone, entrato al posto di Osimhen, l'ho già detto, per i panchinari gli diamo un 6 e ho sempre dato 8 a Spalletti quando ci sono state ovviamente partite del genere con risultati larghi. Quest'oggi gli do 9 perché per il semplice fatto, ragazzi, che secondo me la cosa più difficile adesso, in questo momento, con i 71 punti e tutti i punti di vantaggio e tutti i risultati positivi che stai avendo quest'anno, la cosa più difficile da fare è mantenere tutti sul pezzo. Tanto è vero che mi rifaccio al fatto del sorteggio, indiscrezioni di giornalisti che erano a pranzo con i calciatori del Napoli quando c'è stato il sorteggio. Ovviamente becchiamo il Milan, tutti quanti hanno esultato perché è un sorteggio che ti deve far esultare per forza, e Spalletti subito 5 minuti dopo ha riportato tutti alla calma e secondo me è stata proprio quella la pietra che ha fatto scattare in Spalletti poi le dichiarazioni. Chi parla di un sorteggio facile non capisce niente di calcio e quant'altro, le dichiarazioni post sorteggio, è proprio per questo, perché oggi non dovevi steccare la partita e non l'ha fatto. Quindi 9 al nostro Spalletti, è un grandissimo Napoli al quale facciamo un applauso, ma ne abbiamo fatti tanti quest'anno e non sono mai troppi, ragazzi, non sono mai troppi gli applausi che faremo a questo Napoli. Estasiato dal gioco di Spalletti, estasiato dalla rabbia agonistica e la voglia che hanno i calciatori, affamati come non mai. E l'unica via è avere sempre fame. Fuoco che arde, grande Spalletti. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Sempre Forza Napoli, testa al Milan. Ciao.